Ciao a tutti e bentornati a chi mi segue già. Oggi faremo un tutorial adatto a tutti, soprattutto ai bambini. Infatti faremo delle mezze uova e uova di gesso e già a partire dagli stampi i vostri bimbi saranno felicissimi perché prima di utilizzarli dovranno svuotarli e quindi mangiare la cioccolata. Ora mettiamoci al lavoro, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare la campanella per le notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite e di lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate. Mi raccomando poi di condividere il video, in questo modo contribuirete attivamente alla crescita del canale e questo mi darà la possibilità di fare sempre nuovi video tutorial per voi. Buon lavoro e buona creatività a tutti! Per fare questo video tutorial avremo bisogno di una bilancia, di una ciotolina con un cucchiaino, di un contenitore graduato per l'acqua, di un contenitore qualsiasi per poter contenere il gesso, degli stampini per poter fare le mezze uova o uova di gesso ed infine il gesso. Io ho acquistato questo, ma voi potete comprare qualsiasi tipo di gesso voi vogliate. Nel mio caso dovrò utilizzare una parte di acqua e 2 parti di gesso. In questo caso utilizzerò 50 ml di acqua e 100 g di gesso. Dovremo girare almeno per 5 minuti. L'acqua dovrà essere assorbita dal gesso e dovremo avere un composto liscio. Quando svuoterete il contenitore dove è contenuto questo gesso, mi raccomando, lavatelo subito, compreso il cucchiaino. Questa è la consistenza che deve avere. Se il composto risultasse troppo liquido, aggiungete un po' di gesso poco per volta. Queste sono le uova che ho fatto ieri sera e che ho lasciato asciugare per 12 ore. Come potete vedere si staccano perfettamente e quindi potete riutilizzare i contenitori. Se voi volete fare un uovo completo, quindi incollarlo, dovete necessariamente arrivare sino all'orlo dello stampo, altrimenti avrete delle mezze uova. Io queste mezze uova posso utilizzarle in vari modi, posso dipingerle, posso mettere dei glitter e posso attaccarle su delle ghirlande, su delle cassette per fare dei porta uova, dei centrotavola, dei candelabri, insomma tutto quello che voglio. Lascerò ancora asciugare queste mezze uova per poterle dipingere e per poterle dipingere utilizzerò dei colori acrilici. Questi lavori andrebbero preparati almeno una decina di giorni prima per essere sicuri che siano completamente asciutti. Quindi io adesso farò appunto le mie mezze uova. Questi qui sono più pieni, ma avendoli fatti questa mattina e non si staccano da soli, ho paura a rovesciarli. Li ho riempiti di più in modo appunto da poter fare l'uovo intero. Incollando le 2 parti appunto otterremo un uovo intero, mentre invece queste qui, non essendo perfettamente, perché una è un po' di meno e una un po' di più, farò 2 mezze uova. Allora, un'ultima cosa, per livellare il gesso, nel caso lo dobbiate appunto incollare e non sia venuto particolarmente liscio qui da questo lato qui, potete utilizzare una carta vetrata. E la carta vetrata ovviamente deve essere a grana molto sottile. Anche dopo averle unite potete dare sempre una levigata anche lateralmente, sempre con la carta vetrata. Tutto questo va fatto ovviamente prima che abbiate colorato le 2 mezze uova, se no grattate via tutto quanto il colore. Adesso andrò a decorare le mie uova.
Queste sono le mie uova colorate. Io non sono una grande pittrice, quindi voi sicuramente farete meglio di me. Io ho fatto dei fiorellini su queste mezze uova e adesso le decorerò praticamente. Come potete vedere, qui ho recuperato appunto i miei stampi, quindi i stampi si possono tranquillamente recuperare. Una cosa importante, al termine del video poi vi darò una dritta su come far asciugare il gesso in maniera più rapida, quindi se non avete i tempi sufficienti, i famosi 10-15 giorni prima per poterle fare, potete appunto farle asciugare in un altro modo. Ovviamente è un metodo molto casalingo, quindi però è un metodo valido, insomma, cioè io con questo metodo riesco a far asciugare appunto i gessi piccoli in maniera molto veloce, ecco. Bene, il mio tutorial è terminato. Allora, io ho terminato appunto di colorare, di decorare queste uova. Questo è molto semplice. Ho messo una passamaneria e un cartoncino qua dietro perché si era macchiato appunto il gesso quando ho pitturato. Poi ho messo un fiorellino, un fiocchetto, insomma una cosa veramente semplice. Queste uova per il vostro albero di Pasqua sono veramente carinissime. Poi qua dietro voi potete scrivere buona Pasqua, potete scrivere il nome della persona se li usate come segnaposto di Pasqua, sono veramente deliziose. Questo è quello intero. Io ho fatto sempre con della passamaneria qui e poi ho messo un fiocco con un fiorellino, ecco. Quindi questo qui anche appenderlo all'alberello pasquale è veramente carino. Queste potete renderle calamite perché sono piatte dietro, quindi non c'è nessun problema. Potete se le volete ricoprire potete mettere gomma eva, feltro, velluto, poi applicate una calamita. Potete anche attaccarle, ecco, in questo modo qui su una cassettina per poter fare un centro tavola carinissimo appunto per Pasqua. Come vi ho detto già negli altri tutorial, io quest'anno per scelta ho cercato di fare dei tutorial che si integrassero uno con l'altro, quindi anche questo tutorial può essere integrato ovviamente con le gallinelle, con le carotine, col coniglietto, con tutto quello che voi volete, anche perché queste uova possono essere messe anche sull'ultimo fuoriporta che io ho fatto, quello con i legnetti. Potete appunto, proprio perché sono piatte, attaccarle in una ghirlanda, in un fuoriporta, insomma, dove preferite. Poi vi avevo detto che vi avrei dato dei suggerimenti per come far asciugare prima il gesso. Io ho preso una grata, ho tirato i gessi fuori dagli stampi, dopo 24 ore diciamo, e li ho messi qui sopra. Poi li ho messi nel forno ventilato, specifichiamo forno ventilato, non statico. Li ho messi nel forno ventilato e ho messo a 80 gradi la temperatura. Purtroppo io non ho il forno più basso, altrimenti l'avrei messa anche a 50. Il mio valore più basso è 80 gradi e quindi ho utilizzato quello. E ho fatto 3-4 minuti con il forno acceso, poi ho spento. Ho lasciato aperto tanto così lo sportello per un quarto d'ora. Dopo un quarto d'ora, 20 minuti, ho riacceso altri 4 minuti e poi ho rispento. Ho fatto questa sessione 4-5 volte e i miei gessi si sono asciugati. Un altro metodo che si può utilizzare per far asciugare i gessetti è con la pistola ad aria oppure
il phon, il comunissimo asciugacapelli che abbiamo tutti quanti in casa. Il gesso quando asciutto si vedrà perché risulta nettamente più bianco rispetto a quando abbiamo iniziato ad asciugarlo. Per chi non sapesse dove acquistare il gesso, lascerò il link sotto nella descrizione del video. A me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non lo avete già fatto, di attivare la campanella per le notifiche per restare aggiornati sulle prossime uscite e di lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate di questo tutorial, che a me ha divertito tantissimo. Mi raccomando poi di condividere il video perché così aiutate il canale a crescere. Ciao!